Lezione 1. Pulizie di primavera. Ciao Anna, hai notato che la primavera è finalmente arrivata? Ciao John, sì, sono così felice che l'inverno sia finito. Il clima si sta facendo più caldo. Assolutamente. Con l'arrivo della primavera, sto pensando di fare delle pulizie di primavera approfondite a casa. È un'ottima idea. È sempre piacevole avere uno spazio abitativo pulito e organizzato. Sono d'accordo, vorrei iniziare riordinando il mio armadio. Ho così tanti vestiti che non indosso più. È un buon punto di partenza. Ti suggerisco di esaminare ogni articolo e decidere se ne hai ancora bisogno o lo desideri. Questo ha senso. Metterò da parte i vestiti che voglio donare e creerò più spazio per quelli che indosso effettivamente. Questo è un approccio intelligente. Già che ci sei, puoi anche pulire le finestre per far entrare più luce naturale. Buon punto. Spesso trascuro la pulizia delle finestre, ma può fare una grande differenza nell'illuminare la stanza. Assolutamente. E non dimenticate di spolverare i mobili e di passare l'aspirapolvere sui tappeti per rimuovere lo sporco accumulato. Hai ragione. Mi assicurerò di pulire bene tutte le superfici e di pulire a fondo i pavimenti. Un'altra attività che potresti prendere in considerazione è organizzare i mobili della cucina. È una grande opportunità per sbarazzarsi degli alimenti scaduti. Questo è un buon suggerimento. Controllerò tutte le date di scadenza e scarterò tutto ciò che non è più sicuro da consumare. E ricordati di pulire anche il frigorifero. Tira fuori tutti gli scaffali e i cassetti e puliscili bene. Lo aggiungerò alla mia lista di controllo. È importante mantenere pulito il frigorifero ed evitare odori sgradevoli. Infine, non dimenticare la pulizia degli esterni. Spazza il patio, pulisci la griglia e prepara il tuo giardino per la semina. Ottima idea, non vedo l'ora di passare più tempo all'aperto, quindi mi assicurerò di riordinare anche gli spazi esterni. Sembra un piano completo per le pulizie di primavera. Buona fortuna e spero che ti goda una casa fresca e organizzata. Grazie, apprezzo i tuoi suggerimenti. Non vedo l'ora di pulire e rifare. Lezione 2. Hobby creativi e sport. Ciao Anna, sto lavorando a un nuovo progetto. Vuoi condividere le nostre creazioni? Ciao John. Certo, mi piacerebbe vedere a cosa stai lavorando. Che cosa hai creato? Mi sono esercitato a dipingere paesaggi. Ecco una foto di un bellissimo tramonto che ho immortalato su tela. Wow, è impressionante. I colori sono così vivaci e hai davvero catturato l'essenza del tramonto. Grazie. Trovo che dipingere sia un ottimo modo per rilassarmi ed esprimere la mia creatività. Che mi dici di te? Hai qualche hobby creativo? Sicuramente. Mi piace suonare la chitarra. Mi permette di rilassarmi e creare bellissime melodie. Sembra incredibile. Suonare uno strumento musicale è un modo meraviglioso per esprimersi. Lo è davvero. La musica ha un modo di trasmettere emozioni che le parole da sole non possono. È un linguaggio universale.
Non potrei essere più d'accordo. È affascinante come l'arte e la musica possano connettere persone di culture e background diversi. Assolutamente. È una potente forma di comunicazione che trascende le barriere. A proposito di connessioni, ti piace fare sport? Sì, lo so. Sono un grande fan del calcio. Mi piace sia guardare che giocare con gli amici. Il calcio è uno sport fantastico. Richiede lavoro di squadra, strategia e agilità fisica. Esattamente. È un ottimo modo per rimanere attivi e migliorare la coordinazione e la resistenza. Anch'io preferisco il basket. La natura frenetica del gioco mi tiene allerta ed è molto divertente. Anche il basket è fantastico. È tutta una questione di precisione, abilità di tiro e lavoro di squadra. Sicuramente. Lo sport non solo ci mantiene fisicamente in forma, ma ci insegna anche importanti abilità di vita come disciplina e sportività. Assolutamente. Offrono anche l'opportunità di incontrare nuove persone e costruire amicizie durature. Questo è molto vero. Lo sport ha un modo per unire le persone e promuovere il senso di comunità. Non potrei essere più d'accordo. Che si tratti di hobby creativi o sport, impegnarsi in attività che ci piacciono è fondamentale per il nostro benessere. Infatti, è importante dedicare del tempo alle nostre passioni e attività, poiché portano gioia e appagamento nella nostra vita. Ben detto. Continuiamo a coltivare la nostra creatività e a rimanere attivi attraverso i nostri hobby e sport. Assolutamente. Continuiamo a esplorare e scoprire nuovi modi per esprimerci e rimanere in salute. Non vedo l'ora. Grazie per averla condivisa. È stato stimolante conoscere i tuoi hobby creativi e il tuo amore per lo sport. Lezione 3. Gestire lo stress. Ciao Anna, come va la tua giornata? Ho notato che prima sembravi un po' stressato. Ciao John. Sì, in realtà mi sento un po' stressato. Sono successe molte cose ultimamente. Capisco. Lo stress può essere opprimente a volte. Cosa ti dà fastidio? Beh, ho una grande presentazione al lavoro domani e sono nervosa. Posso capirlo. Le presentazioni possono essere snervanti. Ricorda che la preparazione è fondamentale. Hai ragione. Ci sto lavorando, ma ho ancora alcune cose da finalizzare. Fai un respiro profondo e suddividilo in compiti più piccoli. Ti aiuterà a rimanere concentrato. Questa è una buona idea. Darò priorità alle attività rimanenti e le affronterò una per una. È importante anche fare delle pause. Assicurati di concederti del tempo per rilassarti e ricaricarti. Sì, tendo a dimenticarlo. Pianificherò delle brevi pause per fare qualcosa che mi piace, come fare una passeggiata. Camminare è un ottimo modo per liberare la mente e ridurre lo stress. Fa anche bene alla salute fisica. Assolutamente. È noto che l'esercizio fisico rilascia endorfine, che possono migliorare l'umore e ridurre lo stress. Parlando di riduzione dello stress, hai provato a praticare la consapevolezza o la meditazione?
Non l'ho fatto, ma ho sentito parlare molto bene di loro. Come li incorpori nella tua routine? Mi dedico qualche minuto ogni giorno per sedermi in silenzio e concentrarmi sul respiro. Mi aiuta a centrarmi. Sembra semplice ed efficace. Lo proverò e vedrò se mi aiuta a rilassarmi. Vale la pena provare. Inoltre, parlare con qualcuno del tuo stress può fornire un valido supporto. Hai ragione. Condividere le mie preoccupazioni con un amico o un familiare fidato potrebbe aiutarmi a farmi un'idea. Esattamente. Qualche volta, semplicemente esprimere i propri sentimenti e farsi ascoltare da qualcuno può essere un grande sollievo. Apprezzo il tuo supporto. È confortante sapere di avere qualcuno con cui parlare. Siete i benvenuti. Ricorda che non sei solo in questo. Tutti proviamo stress di tanto in tanto. Grazie per avermelo ricordato. Farò del mio meglio per gestire lo stress e rimanere positivo. Questo è lo spirito. Fai un passo alla volta e credo che farai benissimo nella tua presentazione. Apprezzo la tua fiducia in me. Le tue parole mi incoraggiano a continuare ad andare avanti. Hai questo. Rimani concentrato, prenditi cura di te e non dimenticare di celebrare i tuoi successi. Lezione 4. Canali di comunicazione. Ciao Anna, hai notato come è cambiata la comunicazione con l'avvento dei chatbot e dei social media? Ciao John. Assolutamente. I chatbot e i social media hanno rivoluzionato il modo in cui ci connettiamo con gli altri. È affascinante come i chatbot possano fornire risposte e assistenza istantanee, rendendo la comunicazione più efficiente. Sicuramente. Sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e sono in grado di gestire richieste semplici, liberando gli agenti umani per problemi più complessi. Questo è vero, è comodo avere un rapido accesso alle informazioni e all'assistenza senza lunghe code. Anche i social media hanno trasformato la comunicazione. Ci permette di entrare in contatto con persone di tutto il mondo. Assolutamente. Possiamo condividere i nostri pensieri, esperienze e foto con pochi clic, raggiungendo un vasto pubblico. E non si tratta solo di connessioni personali. Molte aziende utilizzano i social media per interagire con i clienti e promuovere i propri prodotti. Hai ragione. Le piattaforme di social media forniscono un potente strumento di marketing con la capacità di raggiungere un'ampia base di clienti. Inoltre, i social media ci consentono di partecipare a comunità online e partecipare a discussioni su vari argomenti di interesse. È un modo eccellente per scambiare idee e imparare da diverse prospettive, ampliando la nostra conoscenza e comprensione. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli delle informazioni che condividiamo e del potenziale impatto sulla nostra privacy. Assolutamente. Dovremmo sempre essere cauti e consapevoli delle impostazioni di sicurezza e delle politiche sulla privacy sulle piattaforme di social media. Un altro aspetto da considerare è il potenziale di problemi di comunicazione attraverso messaggi scritti. È importante essere chiari e concisi. Questo è vero senza il beneficio di segnali non verbali, i messaggi possono essere interpretati male, causando malintesi.
Le emoji e le GIF possono contribuire ad aggiungere contesto e tono alle conversazioni basate su testo, rendendole più espressive. Sicuramente. Gli elementi visivi possono migliorare la nostra comunicazione online e renderla più coinvolgente e piacevole. Vale anche la pena ricordare che la comunicazione faccia a faccia e le telefonate hanno ancora il loro ruolo nella costruzione di relazioni forti. Assolutamente. L'interazione diretta consente una migliore comprensione e la capacità di trasmettere le emozioni in modo più efficace. Bilanciare l'uso di diversi canali di comunicazione è fondamentale per mantenere connessioni significative nell'era digitale odierna. Non potrei essere più d'accordo. È importante adattare e utilizzare questi strumenti valorizzando al contempo le forme di comunicazione tradizionali. Esattamente. Sfruttando in modo consapevole chatbot, social media e altri canali, possiamo migliorare le nostre esperienze di comunicazione. Ben detto. Continuiamo a esplorare e navigare in questi canali di comunicazione per connetterci e interagire con gli altri in modo efficace. Assolutamente. È un momento entusiasmante per far parte di questa era digitale e sfruttarne il potenziale per interazioni significative. Non vedo l'ora. Grazie per aver discusso dell'impatto dei chatbot e dei social media sulla comunicazione. Lezione 5. Avventure con i trasporti pubblici. Ciao Anna, hai mai viaggiato con i mezzi pubblici? Ieri ho avuto un'esperienza interessante. Ciao John. Sì, ho già preso i mezzi pubblici. Raccontami della tua avventura. Beh, sono salito su un autobus affollato nelle ore di punta ed è stata una bella avventura cercare un posto. Oh, posso immaginarlo. Nelle ore di punta, gli autobus possono essere molto affollati e trovare un posto a sedere può essere una sfida. Davvero. Rimasi in piedi per la maggior parte del viaggio, ma ciò mi diede la possibilità di osservare ciò che mi circondava. Questo è uno dei vantaggi del trasporto pubblico. Puoi vedere la città e la sua gente da vicino. Assolutamente. Ho notato persone di diversa estrazione sociale, ognuna con le proprie storie uniche. Il trasporto pubblico offre uno scorcio della diversità e della vivacità di una città. Lo fa. Ho avuto anche l'opportunità di avviare una conversazione con un altro passeggero. È fantastico! Il trasporto pubblico può essere un luogo per interazioni inaspettate e per creare nuove connessioni. Sì, è stato affascinante conoscere le loro esperienze e imparare qualcosa di nuovo durante il viaggio. Il trasporto pubblico può essere una grande fonte di apprendimento e di espansione dei nostri orizzonti. Sicuramente. Inoltre, viaggiare con i mezzi pubblici è spesso più conveniente rispetto ad altri modi di trasporto. Questo è un vantaggio significativo. Lo rende accessibile a una gamma più ampia di persone. Assolutamente. Aiuta a ridurre la congestione del traffico e contribuisce a un ambiente più sostenibile. L'uso del trasporto pubblico è una scelta responsabile che avvantaggia sia gli individui che la comunità. Sono d'accordo, è anche un'occasione per rilassarti e lasciare che qualcun altro guidi mentre ti godi il viaggio.
Questo è vero, puoi recuperare il ritardo con la lettura, ascoltare musica o semplicemente prenderti un momento per rilassarti. È un'esperienza diversa rispetto alla guida di un'auto, dove devi concentrarti sulla strada. Il trasporto pubblico offre un senso di libertà e permette di immergersi nell'ambiente circostante. Sì, ed è un ottimo modo per esplorare la città senza il fastidio del parcheggio o rimanere bloccati nel traffico. Assolutamente. È un'avventura in sé che attraversa diversi quartieri e monumenti. Beh, viaggiare con i mezzi pubblici può essere una bella esperienza. Ti incoraggio a provarlo. Grazie. La tua storia mi ha ispirato a esplorare la città usando i mezzi pubblici. Sembra eccitante. Sono felice di sentirlo. Goditi le tue avventure con i mezzi pubblici e ricordati di abbracciare il viaggio. Lezione 6. Creazioni culinarie. Ciao Anna, stavo pensando di provare una nuova ricetta. Sarebbe fantastico. Di quali ingredienti abbiamo bisogno? Ciao John. Sarei felice di aiutarti. Per un delizioso piatto di pasta, avremo bisogno di pasta, olio d'oliva, aglio, pomodori, basilico e parmigiano. Sembra delizioso. Abbiamo bisogno di un tipo specifico di pasta o ce ne sarà una varietà qualsiasi? Qualsiasi varietà funzionerà, ma gli spaghetti o le penne sono scelte popolari per questa ricetta. Eccellente. Che mi dite dei pomodori? Dovremmo usare quelli freschi o in scatola? I pomodori freschi sarebbero l'ideale per un sapore più fresco, ma possono funzionare anche i pomodori in scatola se non sono disponibili quelli freschi. Buono a sapersi, e che ne dici del basilico? Possiamo sostituirlo con qualsiasi altra erba? Il basilico aggiunge un sapore distinto, ma se non ce l'hai, puoi provare a usare invece prezzemolo o origano. Questo è utile. Quanto parmigiano dovremmo usare? E possiamo usare qualsiasi altro formaggio come sostituto? Puoi grattugiare circa mezza tazza di parmigiano per quel gusto saporito. Se non hai il parmigiano, puoi usare il pecorino o il formaggio romano come alternative. Perfetto. Ora, qual è il nostro metodo di cottura? Ci sono dei passaggi specifici che dobbiamo seguire? Per prima cosa, cuoci la pasta secondo le istruzioni sulla confezione. Mentre la pasta cuoce, scaldate l'olio d'oliva in una padella e fate soffriggere l'aglio tritato fino a doratura. Quindi aggiungere i pomodori a pezzetti e cuocere finché non si ammorbidiscono. Infine, condite la pasta cotta con il composto di pomodoro, cospargete con basilico e parmigiano grattugiato. Sembra relativamente semplice. Sono entusiasta di provarlo. C'è qualcos'altro che dovremmo tenere a mente? Sì, ricordatevi di condire con sale e pepe secondo i vostri gusti. Puoi anche aggiungere un pizzico di peperoncino in scaglie se preferisci un po' di calore. Capito. Grazie per avermi guidato nella ricetta. Ti ringrazio per il tuo aiuto. Lezione 7. Negoziazione dei termini di pagamento. Salve Anna, possiamo discutere i termini di pagamento per il nostro progetto? Ciao John. Certo, quali sono i tuoi pensieri sui termini di pagamento?
Stavo pensando di suddividerlo in rate. In questo modo, possiamo gestire meglio il nostro flusso di cassa. Cosa ne pensi? Sembra ragionevole. Quante rate stai suggerendo e dentro quale lasso di tempo? Stavo pensando di dividerlo in 3 rate uguali, pagabili ogni mese a partire dalla data di inizio del progetto. Funziona per te? 3 rate distribuite su 3 mesi dovrebbero essere gestibili. Tuttavia, preferirei che potessimo negoziare un lasso di tempo più breve, ad esempio 2 mesi. Cosa ne pensi? Comprendo la tua preferenza per un periodo di tempo più breve. Facciamo un compromesso e concordiamo 2 rate, con il primo pagamento dovuto all'inizio del progetto e il secondo pagamento dovuto un mese dopo. Sarebbe accettabile? Mi sembra giusto. A patto che l'importo totale sia diviso in 2 rate, sono d'accordo con il tuo suggerimento. Ottimo. Ora, parliamo dei metodi di pagamento. Come desideri ricevere i pagamenti? Preferisco i bonifici bancari perché sono comodi e sicuri. Possiamo impostare un bonifico bancario diretto per i pagamenti? Assolutamente. I bonifici bancari funzionano bene anche per me. Possiamo scambiare i dati del nostro conto bancario e garantire un processo di transazione senza intoppi. Per me funziona. Scambiamo i dati del nostro conto bancario in modo sicuro. Possiamo anche includere una clausola nel contratto per proteggere le informazioni finanziarie di entrambe le parti. È un suggerimento sensato. Dovremmo dare priorità alla sicurezza dei dati e includere una clausola di riservatezza nel contratto. Mi assicurerò di includerla. Grazie per aver prestato attenzione all'aspetto della riservatezza. È fondamentale salvaguardare le nostre informazioni personali e finanziarie. Sono completamente d'accordo. Vogliamo garantire un rapporto di lavoro professionale e sicuro. Redigerò il contratto con i termini di pagamento concordati e la clausola di riservatezza. Grazie per aver preso l'iniziativa nella preparazione del contratto. Una volta terminato, condividilo con me in modo che possa esaminarlo prima di firmare. Lo farà. Le invierò il contratto da revisionare entro un paio di giorni. Se hai ulteriori suggerimenti o dubbi, fammelo sapere. Apprezzo la tua pronta azione. Esaminerò attentamente il contratto e ti ricontatterò con eventuali suggerimenti o chiarimenti. Grazie, apprezzo il tuo contributo e non vedo l'ora di finalizzare i termini di pagamento e andare avanti con il progetto. Allo stesso modo, apprezzo la tua collaborazione e professionalità. Lavoriamo insieme per garantire una collaborazione di successo. Assolutamente. Facciamo di questa collaborazione proficua. Ti contatterò presto con il contratto. Ti auguro una buona giornata. Lezione 8. Esplorazione del Pineview National Park. Ciao Anna, hai sentito parlare del Pineview National Park? È a sole 2 ore di macchina da qui. Ciao John. No, non ne ho sentito parlare. Cosa rende speciale il Pineview National Park? Beh, ce n'è uno chiamato Pineview National Park noto per la sua straordinaria bellezza naturale. È un ottimo posto per escursioni, campeggio e avvistamento della fauna selvatica. Sembra incredibile. Adoro esplorare la natura. Che tipo di fauna selvatica possiamo aspettarci di vedere lì?
Il Pineview National Park ospita varie specie di fauna selvatica come cervi, volpi e persino alcune specie di uccelli rari. È un paradiso per gli amanti della natura. Sono entusiasta di vedere da vicino una fauna selvatica così diversificata. Sono disponibili visite guidate o sentieri nel parco? Sì, ci sono visite guidate e sentieri ben segnalati nel parco. Offrono esperienze informative e ci assicurano di non perdere i punti salienti del parco. È fantastico! Preferisco avere una guida in grado di fornire approfondimenti sulla flora e la fauna del parco. I tour sono disponibili tutti i giorni. Le visite guidate sono disponibili tutti i giorni, ma è una buona idea controllare il loro programma e prenotare in anticipo per assicurarsi un posto. Mi assicurerò di pianificare in anticipo e prenotare una visita guidata. Ci sono attrazioni o punti panoramici specifici da non perdere? Assolutamente. Una delle attrazioni imperdibili è una cascata mozzafiato chiamata Cascade Falls. È un luogo perfetto per la fotografia e il relax. Una cascata sembra incredibile. Posso immaginare di scattare delle foto meravigliose lì. È facilmente accessibile dai sentieri principali? Sì, le Cascade Falls sono facilmente accessibili dai sentieri principali, quindi non dovremo uscire dai sentieri battuti per goderne la bellezza. Questo è comodo. Non vedo l'ora di visitare Cascade Falls e immortalarne la bellezza attraverso l'obiettivo della mia fotocamera. Sarà un'esperienza indimenticabile. Inoltre, c'è un lago tranquillo chiamato Pineview Lake dove possiamo andare in barca e pescare. Oh, adoro stare vicino all'acqua. Andare in barca e pescare sembrano un ottimo modo per rilassarsi e immergersi nella tranquillità del parco. Assolutamente. Il lago Pineview offre un ambiente tranquillo e pittoresco per queste attività. È un luogo perfetto per rilassarsi e connettersi con la natura. Non vedo l'ora di esplorare il Pineview National Park adesso. Sembra una gemma nascosta a breve distanza. Grazie per averlo condiviso con me. Siete i benvenuti. Sono lieto di poterti presentare il Pineview National Park. È un posto che mette davvero in mostra le meraviglie della natura. Apprezzo la tua raccomandazione. Pianifichiamo presto un viaggio e immergiamoci nella bellezza del Pineview National Park. Sicuramente. Facciamo in modo che accada e creiamo ricordi indimenticabili in mezzo allo splendore della natura. Sono emozionato. La natura ha così tanto da offrire e sono grata che abbiamo l'opportunità di esplorarla e apprezzarla. Cominciamo a pianificare il nostro viaggio. Concordato. Cominciamo a pianificare e prepariamoci per un viaggio pieno di avventure nel Pineview National Park. Lezione 9. Pianificazione di un viaggio all'aperto. Ciao Anna, mi sto preparando per la nostra gita all'aperto. Ho preparato la tenda, i sacchi a pelo e il repellente per insetti. Porterò anche quelli. C'è altro che dovremmo considerare? Ciao John. Sembra che tu sia ben preparato. Non dimenticare di portare un kit di pronto soccorso. È essenziale disporre di forniture mediche di base in caso di emergenza. Questo è un buon punto. La sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità. Mi assicurerò di includere un kit di pronto soccorso con bende, antisettici e altri articoli necessari. Ottimo! Inoltre, non dimentichiamo di mettere in valigia cibo e acqua a sufficienza per il nostro viaggio.
È importante rimanere idratati ed energizzati durante le attività all'aperto. Assolutamente. Porterò un filtro per l'acqua portatile e delle barrette energetiche. In questo modo, possiamo avere acqua potabile pulita e uno spuntino veloce ogni volta che ne avremo bisogno. Perfetto! È essenziale rimanere idratati e nutriti, soprattutto durante le attività fisiche. Dovremmo anche considerare eventuali restrizioni o preferenze dietetiche. Hai ragione. È importante soddisfare le esigenze dietetiche di tutti. Ricontrollerò con tutti per assicurarmi di avere opzioni alimentari adeguate. Questo è premuroso da parte tua. È fondamentale dare priorità al benessere di tutti e assicurarsi che tutti si sentano a proprio agio e inclusi. Sicuramente. Oltre all'essenziale, dovremmo offrire anche alcune opzioni di intrattenimento come giochi da tavolo o un mazzo di carte per i momenti di inattività. È un'ottima idea. È sempre divertente avere alcune opzioni di intrattenimento per i momenti di relax e legame durante il viaggio. Assolutamente. È importante godersi non solo le attività all'aperto, ma anche la compagnia dei nostri compagni di viaggio. Sono completamente d'accordo. Un viaggio di successo non riguarda solo la destinazione, ma anche i ricordi che creiamo con le persone con cui siamo. Non potrei essere più d'accordo. Non vedo l'ora di creare ricordi indimenticabili e rafforzare il nostro legame durante questo viaggio. Anch'io. Le avventure all'aria aperta hanno un modo per avvicinare le persone e creare connessioni durature. Sarà un'esperienza incredibile. Non potrei essere più d'accordo. Sfruttiamo al massimo questa opportunità e abbracciamo insieme la bellezza della natura. Assolutamente. Intraprendiamo questa avventura con entusiasmo e mente aperta. Sono entusiasta di esplorare e scoprire cose nuove. Allo stesso modo. Facciamo di questo viaggio memorabile pieno di risate, esplorazione e senso di cameratismo. Non avrei potuto dirlo meglio. Andiamo là fuori e creiamo dei ricordi incredibili. Non vedo l'ora di iniziare questo viaggio. L'attesa sta crescendo. Preparati per un'esperienza indimenticabile. Facciamo in modo che accada. Lezione 10. Accogliente rifugio in cabina. Ciao Anna, stavo pensando alla nostra prossima vacanza. Che ne dite di un accogliente rifugio in baita in montagna? Ciao John. Sembra eccitante. Adoro l'idea di scappare in una baita tranquilla immersa nella natura. Qual è la tua visione per questo ritiro? Immagino un'affascinante baita immersa tra alberi imponenti, con un accogliente caminetto e una vista pittoresca sulle montagne. Sembra assolutamente delizioso. Un rifugio in cabina sarebbe l'occasione perfetta per rilassarsi e riconnettersi con la natura. Esattamente. È un'occasione per sfuggire al trambusto della città e abbracciare la tranquillità e la bellezza delle montagne. Non potrei essere più d'accordo. È importante prendersi delle pause dalla nostra vita frenetica e trovare conforto nell'abbraccio della natura. Assolutamente. La natura ha un modo per ringiovanire il nostro spirito e portare un senso di pace e chiarezza nella nostra mente. Sono completamente d'accordo. Quindi, hai in mente qualche luogo specifico per questo rifugio in baita? Ho sentito parlare di una tranquilla cittadina di montagna chiamata Whispering Pines.
È noto per i suoi panorami mozzafiato e le accoglienti cabine in affitto. Whispering Pines sembra il posto perfetto per il nostro rifugio. Posso già immaginare di svegliarmi con i suoni rilassanti della natura. È esattamente quello che avevo in mente. Possiamo fare escursioni durante il giorno e rilassarci davanti al caminetto la sera. Conta su di me. Esplorare i sentieri e immergersi nella bellezza dei dintorni sembra un'avventura meravigliosa. Sono contenta che tu sia emozionato. Possiamo anche concederci un po' di osservazione delle stelle di notte. Lontano dalle luci della città, il cielo sarà uno spettacolo affascinante. Oh, adoro osservare le stelle. È un ottimo modo per apprezzare la vastità dell'universo e provare un senso di stupore e meraviglia. Non potrei essere più d'accordo. È un'esperienza umiliante assistere alla bellezza del cielo notturno e rendersi conto del nostro posto nell'universo. Assolutamente. Ci ricorda quanto siamo interconnessi con il mondo naturale e le meraviglie che si celano al di là. Infatti. E durante il giorno, possiamo esplorare la città, visitare i negozi locali e assaporare piatti deliziosi in accoglienti ristoranti. Sembra una miscela perfetta di avventura e relax. Esplorare la città ci darà un assaggio della cultura e della cucina locali. Assolutamente. È sempre affascinante immergersi in nuove esperienze e conoscere tradizioni diverse. Non potrei essere più d'accordo. Viaggiare ci permette di ampliare i nostri orizzonti e acquisire una comprensione più profonda del mondo che ci circonda. Ben detto. Credo che questo accogliente rifugio in baita ci fornirà l'occasione perfetta per fare proprio questo. Non potrei essere più eccitato. Pianifichiamo questo ritiro e creiamo bellissimi ricordi nella serenità di Whispering Pines. Sono entusiasta che tu sia a bordo. Questo ritiro sarà una meravigliosa fuga dalla routine quotidiana. Facciamo in modo che accada. Assolutamente. Trasformiamo questo ritiro in realtà e intraprendiamo un viaggio indimenticabile all'insegna del relax, dell'avventura e della scoperta di sé. Non potrei essere più d'accordo. Preparati per un'esperienza incredibile nell'abbraccio della bellezza della natura. Whispering Pines, arriviamo. Lezione 11. Suggerimenti per la cura delle piante. Ciao Anna, ho notato che le nostre piante stanno crescendo bene. Sì, assicurati di rinvasarli quando diventano troppo grandi per i loro contenitori. Ciao John. Hai ragione, le nostre piante sono rigogliose. Il rinvaso è fondamentale per garantirne la crescita e la salute continue. Assolutamente. Quando dobbiamo iniziare a rinvasarli? Hai qualche consiglio su come farlo correttamente? È meglio rinvasare le piante quando sembrano legate alle radici o quando il vaso attuale è troppo piccolo per la loro crescita. Per quanto riguarda i suggerimenti, ecco cosa possiamo fare. Questo è utile. Allora, qual è il primo passo per rinvasare le nostre piante? Innanzitutto, dobbiamo scegliere un nuovo piatto leggermente più grande di quello attuale. Dovrebbe avere fori di drenaggio per evitare ristagni d'acqua. Capito. Quindi, una volta che abbiamo il nuovo piatto, qual è il passo successivo? Prima del rinvaso, dobbiamo preparare il nuovo vaso aggiungendo uno strato di piccole pietre o ceramica rotta sul fondo. Questo favorisce il drenaggio. Questo è un buon consiglio. Un drenaggio adeguato è essenziale per prevenire la putrefazione delle radici e garantire la salute generale della pianta.
Assolutamente. Ora è il momento di rimuovere la pianta dal vaso attuale. Picchietta delicatamente i lati per allentare il terreno e sollevalo delicatamente. Dobbiamo rimuovere tutta la vecchia terra o possiamo lasciarne una parte? È meglio rimuovere circa un terzo del vecchio terriccio per fare spazio al terriccio fresco. Questo aiuta a reintegrare i nutrienti e migliora il drenaggio. Questo ha senso. Quindi, che tipo di terriccio dovremmo usare? Dovremmo usare un terriccio ben drenante formulato specificamente per il tipo di piante che abbiamo. Fornisce i nutrienti necessari. Buono a sapersi una volta aggiunto il terriccio, dobbiamo innaffiare subito la pianta? È meglio innaffiare la pianta dopo il rinvaso. Questo aiuta a stabilizzare il terreno e garantisce un buon contatto tra le radici e la nuova miscela. Questo è importante. Con che frequenza dobbiamo innaffiare le piante rinvasate? Dopo il rinvaso, dovremmo innaffiare bene le piante e poi monitorare l'umidità del terreno. Innaffia quando il centimetro superiore del terreno è asciutto. Terrò d'occhio l'umidità del terreno. Ci sono altri consigli per la cura che dovremmo tenere a mente dopo il rinvaso? Sì, è importante posizionare le piante rinvasate in un punto appropriato con la giusta quantità di luce solare per le loro esigenze specifiche. Quindi, dovremmo considerare i requisiti di luce di ogni pianta e trovare i luoghi adatti per farla prosperare. Esattamente. Inoltre, è una buona idea evitare di concimare le piante subito dopo il rinvaso. Dai loro il tempo di adattarsi prima. Questo è un consiglio prezioso. La pazienza è fondamentale quando si tratta di consentire alla pianta di stabilirsi nella sua nuova casa. Assolutamente. Seguendo questi passaggi e fornendo cure adeguate, le nostre piante rinvasate dovrebbero continuare a fiorire e crescere. Ti sono grato per la tua guida. Le nostre piante trarranno sicuramente beneficio da questi consigli per la cura. Grazie. Lezione 12. Consegna di cibo online. Ciao Anna, ho trovato un ottimo ristorante online. Effettua subito l'ordine e riceveremo un delizioso pasto direttamente a casa nostra. Ciao John. Sembra fantastico. Non vedo l'ora di concedermi del cibo appetitoso. Quali piatti hanno attirato la tua attenzione? Hanno un'ampia varietà di opzioni. Sto pensando di ordinare la loro pizza tipica e delle ali di pollo croccanti. Cosa ti piace? Oh, pizza e ali di pollo sembrano perfette. Ho anche voglia di pane all'aglio e un'insalata rinfrescante. Aggiungiamo anche quelli all'ordine. Ottima idea. Un pasto completo con tutti i nostri preferiti. Mi viene fame solo a pensarci. Anch'io. Ora selezioniamo le dimensioni e gli eventuali condimenti o salse aggiuntivi per personalizzare il nostro ordine. Assolutamente. Preferisco una pizza grande con formaggio extra e peperoni. E per le ali, prendiamo un mix di salsa barbecue e di bufala. Sembra delizioso. Per il pane all'aglio, aggiungiamo delle erbe aromatiche e della mozzarella fusa. E per l'insalata, preferisco il condimento balsamico. Scelte perfette. Il nostro ordine sarà una deliziosa combinazione di sapori. Ora procediamo alla cassa. Certo.
Inserirò il nostro indirizzo per la consegna e selezionerò il metodo di pagamento. Offrono opzioni di pagamento in contrassegno e online. Scegliamo l'opzione di pagamento online per comodità. Una volta completato l'ordine, possiamo seguirne l'avanzamento e attendere con impazienza il suo arrivo. Sembra eccitante. È sempre divertente tracciare la consegna e anticipare il momento in cui arriva il nostro cibo. Infatti, aumenta l'attesa e rende l'intera esperienza ancora più piacevole. Non vedo l'ora di provare i sapori e gli aromi dei piatti che abbiamo scelto. Sarà una festa per i sensi. Assolutamente. E la parte migliore è che possiamo goderci questa avventura culinaria comodamente da casa nostra. Questa è la bellezza della consegna di cibo online. Porta l'esperienza del ristorante a portata di mano, rendendola comoda e piacevole. Non potrei essere più d'accordo. È un modo meraviglioso per coccolarsi ed esplorare diverse cucine senza uscire di casa. Sono grato per la comodità e la varietà offerte dalla consegna di cibo online. È un lusso moderno che migliora le nostre esperienze culinarie. Mi sento allo stesso modo. Ora aspettiamo con impazienza che arrivi il nostro delizioso pasto. Sono sicuro che varrà la pena aspettare. Assolutamente. Posso già immaginare i deliziosi aromi che riempiono la nostra casa. Sarà un'esperienza culinaria memorabile. Sono emozionato. La nostra avventura di consegna di cibo online ti aspetta. Assaporiamo ogni boccone e godiamoci questa delizia speciale. Lezione 13. Fissare un appuntamento. Ciao Anna, devo fissare un appuntamento importante. Hai qualche suggerimento su come procedere? Ciao John. Certo, sei sulla buona strada. Il modo migliore è contattare direttamente il fornitore di servizi. Possono guidarti attraverso il processo. Questo ha senso. Allora prenderò un appuntamento domani. Cosa devo considerare prima di contattarli? Prima di chiamare, assicurati di avere a portata di mano tutte le informazioni necessarie, come la disponibilità, la data preferita ed eventuali requisiti specifici. Buon punto. Essere preparati aiuterà a semplificare il processo di pianificazione degli appuntamenti. Raccoglierò tutti i dettagli in anticipo. Eccellente quando effettui la chiamata, sii gentile e comunica chiaramente le tue esigenze. Apprezzeranno la tua chiarezza. Lo terrò a mente. La cortesia e una comunicazione chiara sono importanti in tutte le interazioni professionali. Assolutamente. Ora, quando parli con loro, chiedi informazioni sulla loro disponibilità e verifica se possono soddisfare la tua data preferita. Questo è un passaggio cruciale. Trovare una data reciprocamente conveniente è essenziale per garantire che l'appuntamento funzioni per entrambe le parti. Esattamente. Se la data preferita non è disponibile, sii aperto a esplorare opzioni alternative adatte a te e al fornitore di servizi. La flessibilità è fondamentale in tali situazioni. Manterrò una mente aperta ed esplorerò altre date disponibili, se necessario. Ottima mentalità. Una volta concordate una data e un'ora, confermate le specifiche, come il luogo, la durata e tutti i preparativi necessari. La conferma dei dettagli è importante per evitare problemi di comunicazione o confusione.
Mi assicurerò che tutto sia chiaro prima di finalizzare l'appuntamento. È un approccio saggio. Il ricontrollo dei dettagli garantisce un'esperienza fluida per entrambe le parti coinvolte. Assolutamente. Ora, prima di terminare la chiamata, esprimete la vostra gratitudine per la loro assistenza e confermate eventuali ulteriori passaggi o documentazione richiesti. Esprimere gratitudine e riconoscere il loro aiuto è un gesto cortese. Lascia un'impressione positiva e aiuta a costruire un buon rapporto. Non potrei essere più d'accordo. La gratitudine contribuisce notevolmente a promuovere relazioni positive con i fornitori di servizi. Infatti, con questi suggerimenti in mente, sono sicuro che programmerai il tuo appuntamento in modo fluido ed efficiente. Grazie per la tua guida. Il tuo consiglio è stato prezioso. Lo metterò in pratica quando prenderò l'appuntamento domani. Lezione 14. Suggerimenti per la produttività. Ciao Anna, ultimamente mi sento un po' sopraffatto dal lavoro. Hai qualche suggerimento su come aumentare la produttività? Ciao John. Fare delle brevi pause può effettivamente migliorare la produttività. Hai pensato di inserire una pausa di 5 minuti nella tua routine? È un'idea interessante. Sono sempre stato restio a fare delle pause, ma potrei provarci. Come può essere d'aiuto? Bene, le brevi pause possono aiutarti a liberare la mente e ricaricare le energie. Prevengono il burnout e migliorano la concentrazione quando si torna al lavoro. Ora ne vedo i vantaggi. Sembra un modo semplice ma efficace per mantenere la produttività nell'arco della giornata. Assolutamente. Si tratta solo di trovare un equilibrio tra lavoro e riposo. Le pause brevi possono aiutarti a mantenere i livelli di produttività. Questo ha senso. Quindi, durante queste brevi pause, quali attività consigliate per sfruttarle al meglio? Ci sono varie attività che puoi provare. Potresti fare stretching, fare una passeggiata veloce, fare esercizi di respirazione o persino ascoltare un po' di musica. Questi sono ottimi suggerimenti. Impegnarsi in tecniche di movimento fisico o di rilassamento può aiutare a rinfrescare sia il corpo che la mente. Precisamente. Sperimenta diverse attività e trova ciò che funziona meglio per te durante quelle brevi pause. Ci proverò sicuramente. Incorporare brevi pause nella mia routine lavorativa sembra una strategia semplice ma efficace. Questo è lo spirito. Ricorda, la produttività non significa solo lavorare senza sosta, ma anche prendersi cura di se stessi. Sono d'accordo, è importante dare priorità alla cura di sé e al benessere oltre alle nostre responsabilità professionali. Assolutamente. Facendo delle brevi pause, probabilmente ti ritroverai più concentrato, energico e produttivo nel complesso. Posso vedere i potenziali benefici. D'ora in poi inizierò a inserire queste brevi pause nella mia routine lavorativa quotidiana. Questo è fantastico. Ricorda, la coerenza è fondamentale. Prendila un'abitudine e ne raccoglierai i frutti a lungo termine. Grazie per aver condiviso questo prezioso consiglio sulla produttività. Apprezzo i tuoi consigli e la tua guida. Lezione 15. Scegliere un colore. Salve Anna, ho intenzione di acquistare una nuova camicia, una maglietta o una polo. Che colore preferisci? Qualche consiglio specifico?
Ciao John! Beh, quando si tratta di camicie, dipende dal tuo stile personale e dall'occasione. Quali colori ti piace indossare di solito? Sono aperto a provare qualcosa di diverso. Di solito scelgo colori neutri come il bianco o il nero, ma sono disposto a esplorare nuove opzioni. Questo è fantastico! Che ne dici di considerare una tonalità di blu? È versatile e può essere sia casual che elegante, a seconda della tonalità. Il blu sembra interessante. Quali tonalità di blu suggerisci? Azzurro chiaro, blu marino o qualcosa di intermedio? Il blu chiaro può dare un aspetto fresco e rilassato, mentre il blu marino è più formale e sofisticato. Dipende dall'atmosfera che vuoi ottenere. Capisco. Azzurro chiaro per un look casual e blu marino per un'occasione più formale. Lo terrò a mente quando prenderò una decisione. Sembra un piano. Un altro colore da considerare è il verde intenso. È un po' anticonvenzionale ma può fare una forte dichiarazione di moda. Il verde intenso ha un suono unico. Non è un colore che ho indossato prima, ma sono disposto a uscire dalla mia zona di comfort e provarlo. Questo è lo spirito. Provare nuovi colori può essere divertente e rinfrescante. Potresti scoprire un nuovo preferito che ti si addice perfettamente. Sono entusiasta di esplorare nuove possibilità. È incredibile come un semplice cambiamento di colore possa trasformare il proprio stile e il proprio aspetto. Assolutamente. Le scelte di abbigliamento possono avere un impatto significativo sul modo in cui ci presentiamo al mondo. I colori giocano un ruolo cruciale in questo senso. Non potrei essere più d'accordo. Apprezzo i tuoi suggerimenti e approfondimenti. Mi hanno dato una nuova prospettiva sulla scelta del colore della camicia. Siete i benvenuti. È stato un piacere aiutarla. Ricorda, la cosa più importante è indossare un colore che ti faccia sentire sicuro e a tuo agio. Infatti, la fiducia è fondamentale quando si tratta di scelte di moda. Lo terrò a mente mentre prenderò la mia decisione finale. Sono sicuro che troverai la camicia perfetta. Che si tratti di un classico colore neutro o avventuroso, indossala con orgoglio. Grazie per il supporto. Ora uscirò e esplorerò diversi colori di camicie. Chissà, potrei scoprire uno stile completamente nuovo. Buona fortuna! Goditi l'esperienza di acquisto e divertiti a sperimentare diversi colori. Ti auguro una giornata elegante. Grazie, apprezzo i tuoi auguri. Ecco come trovare la camicia perfetta e cogliere nuove possibilità di moda. Saluti. Lezione 16. Routine di fitness. Ciao Anna, sì, in realtà vado in palestra abbastanza regolarmente. Hai qualche consiglio per massimizzare i benefici dei miei allenamenti? Ciao John! È bello sentirlo. Un consiglio importante è assicurarti di incorporare esercizi di allenamento della forza nella tua routine. Allenamento della forza, eh? Finora mi sono concentrato principalmente sugli esercizi cardio. Quali sono i vantaggi dell'aggiunta dell'allenamento della forza? L'allenamento di forza aiuta a costruire massa muscolare, che a sua volta aumenta il metabolismo e aiuta a bruciare calorie anche quando non ti alleni. Ah, capisco. Quindi, può aiutare a perdere peso e migliorare la composizione corporea complessiva. Sembra un buon motivo per iniziare a incorporarlo.
Assolutamente. Inoltre aiuta a migliorare la densità ossea, la stabilità articolare e la forza funzionale complessiva per le attività quotidiane. Questo è fantastico. Voglio assolutamente migliorare la mia forma fisica generale ed essere più forte nella mia vita quotidiana. Che tipo di esercizi di allenamento della forza mi consigliate? Ci sono molte opzioni. Potresti provare esercizi come squat, affondi, flessioni e plank per colpire diversi gruppi muscolari. Questi esercizi sembrano impegnativi ma efficaci. Li proverò e aumenterò gradualmente l'intensità man mano che progredisco. Questo è lo spirito. È importante iniziare con una forma corretta e aumentare gradualmente il peso o il livello di difficoltà per evitare lesioni. Lo terrò a mente. La sicurezza è sempre una priorità. Esistono raccomandazioni specifiche per il numero di serie e ripetizioni? Dipende dal tuo livello di forma fisica e dai tuoi obiettivi. In genere, iniziare con 2 a 3 serie da 8 a 12 ripetizioni è un buon punto di partenza. Capito. Inizierò con quei numeri e aggiusterò se necessario. La coerenza sembra essere la chiave quando si tratta di fitness. Assolutamente. La costanza e il sovraccarico progressivo sono essenziali per vedere i risultati e migliorare la forza nel tempo. Mi assicurerò di rimanere costante e di sfidare me stesso. È motivante sapere di poter fare progressi con dedizione e impegno. Questa è la mentalità giusta. Ricordati di ascoltare il tuo corpo, riposarti quando necessario e rifornirti di cibo nutriente per un recupero ottimale. Terrò a mente tutti questi fattori. Grazie per la guida e l'incoraggiamento. Mi sta ispirando a portare il mio percorso di fitness al livello successivo. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricorda che la forma fisica è un viaggio personale e riguarda il progresso, non la perfezione. Parole sagge. Grazie ancora. Auguriamo un futuro forte e sano. Saluti. Ciao Anna, voglio qualcosa per il cardio. Qualche suggerimento su esercizi che possono aumentare la frequenza cardiaca? Ciao John! Ci sono molte opzioni per gli allenamenti cardio. Hai pensato di correre o fare jogging? Correre o fare jogging sembra fantastico. Ho sentito che è un modo efficace per migliorare la forma cardiovascolare. Qualche consiglio per i principianti? Assolutamente. Inizia con un ritmo confortevole e aumenta gradualmente la durata e l'intensità delle corse man mano che la tua forma fisica migliora. Questo ha senso. Inizierò lentamente e aumenterò la mia resistenza col tempo. Ci sono altri esercizi cardio che dovrei prendere in considerazione? Sicuramente. Il ciclismo è un'altra opzione eccellente. Puoi andare in bicicletta all'aperto o usare una cyclette in palestra. Il ciclismo sembra interessante. È un esercizio a basso impatto, giusto? Potrebbe essere una buona alternativa per le mie articolazioni. Sì, il ciclismo è delicato per le articolazioni e fornisce comunque un ottimo allenamento cardiovascolare. Inoltre, puoi goderti il paesaggio se vai in bicicletta all'aperto. Questo è un bonus. Combinare l'esercizio fisico con l'aria aperta sembra un modo fantastico per rimanere motivati. Qualche altro suggerimento? Che
ne dici di provare a saltare la corda? È semplice, conveniente e può essere fatto ovunque. Inoltre, è un allenamento per tutto il corpo che migliora la coordinazione. Saltare la corda sembra divertente. Lo facevo da bambino. Lo proverò ancora. È incredibile come le attività infantili possano ancora essere utili per il fitness. Assolutamente. A volte, gli esercizi più semplici possono avere il massimo impatto. Un'altra opzione è il nuoto, che è un allenamento per tutto il corpo con uno stress articolare minimo. Nuotare sembra rinfrescante. È un ottimo modo per rinfrescarti mentre ti alleni per tutto il corpo. Prenderò in considerazione l'idea di aggiungerlo alla mia routine cardio. Questa è una buona idea. Mescolare gli esercizi cardio può mantenere gli allenamenti interessanti e sfidare diversi gruppi muscolari. La varietà sembra allettante. Apprezzo tutti questi suggerimenti. È stimolante sapere che ci sono così tante opzioni per gli allenamenti cardio. Siete i benvenuti. Ricordati di scegliere le attività che ti piacciono, in quanto ti renderanno più facile rimanere coerenti e motivati a lungo termine. Un consiglio saggio. Il divertimento è fondamentale quando si tratta di attenersi a una routine di fitness. Ecco come trovare l'esercizio cardio perfetto e diventare più sani. Lezione 18. Attività per la fuga. Ciao Anna, sto programmando una vacanza. Sono curioso, che tipo di attività ti interessano per le tue vacanze? Ciao John. Mi piace un mix di avventura e relax. L'escursionismo e l'esplorazione dei sentieri naturali sono sempre in cima alla mia lista. L'escursionismo sembra eccitante. È un ottimo modo per entrare in contatto con la natura e godere di panorami mozzafiato. Quali mete escursionistiche specifiche mi consigliate? Assolutamente. Se ti piacciono i paesaggi panoramici, ti suggerisco di visitare parchi nazionali come Yosemite o Zion. Offrono incredibili opportunità di escursioni. Sembrano posti meravigliosi. Li esaminerò sicuramente. Quali altre attività avventurose ti piacciono? Sono un appassionato di sport acquatici. Lo snorkeling e il kayak in acque cristalline sono esperienze elettrizzanti che permettono di scoprire la vita marina. Gli sport acquatici sembrano fantastici. Esplorare il mondo sottomarino e scivolare tra le onde deve essere esaltante. Qualche altro suggerimento? Se sei pronto per una sfida, l'arrampicata su roccia e la teleferica possono darti una scarica di adrenalina. Sono ottimi per superare i tuoi limiti e vincere le paure. L'arrampicata su roccia e la zip line sembrano avventurose. Ammiro il coraggio necessario per impegnarsi in queste attività. Prenderò in considerazione la possibilità di provarli. Questo è lo spirito. Uscire dalla propria zona di comfort può portare a un'incredibile crescita personale e a esperienze indimenticabili. Sono d'accordo, è importante intraprendere nuove avventure e creare ricordi duraturi. In un'altra nota, che dire delle attività di rilassamento? Quando si tratta di rilassamento, mi piacciono lo yoga e la meditazione. Mi aiutano a rilassarmi, ridurre lo stress e trovare la pace interiore. Lo yoga e la meditazione sembrano attività perfette per ritrovare la tranquillità. Posso vedere come integrerebbero le avventure più attive. Assolutamente. Bilanciare l'eccitazione con il relax è la chiave per una vacanza a tutto tondo. Ci sono attività di rilassamento specifiche che preferisci?
Trovo che leggere un buon libro sulla spiaggia o fare lunghe passeggiate nella natura sia incredibilmente rilassante. Mi permettono di ricaricarmi e riflettere. Sono modi meravigliosi per rilassarsi. Entrare in contatto con la letteratura e immergersi nella natura può essere così rigenerante per la mente e l'anima. Non potrei essere più d'accordo. È incredibile come delle semplici attività possano portare tanta gioia e pace. Grazie per aver condiviso le tue preferenze. Siete i benvenuti. È sempre interessante conoscere le diverse attività delle vacanze. Spero che la tua vacanza sia piena di avventure, relax e momenti memorabili. Grazie, apprezzo i tuoi auguri. Preparati a pianificare vacanze indimenticabili e ad abbracciare tutte le meravigliose attività che il mondo ha da offrire.